Buongiorno da Viterbo, dal quartiere di San Pellegrino. Siamo pronti per la tappa di oggi. Oggi andiamo a Vetralla. Anche oggi tappa non tanto lunga, sui 18-19 km. Anche oggi abbiamo programmato il pranzo lì all'arrivo. La giornata sembra tempo molto sereno, diciamo. Temperatura anche ottimo, dai. Sì, farà caldo probabilmente più tardi. Sì, è passato il freddo che ci ha accompagnato all'inizio del nostro cammino. Cosa dire, dai, mettiamoci in marcia. Ora siamo leggeri, senza zaino, ma adesso ce la mettiamo sulle Ora ci spalle appesantiamo. e ci scaldiamo. Sì. State con noi in questo viaggio ancora una volta. Oggi è il 9° giorno, se non sbaglio. Sì, 9° giorno. Déjà, Dai. sì. Fra poco, se tutto va bene, arriviamo a Roma. Dai. Buon cammino. Buon cammino. Ecco una bella sorpresa, subito fuori dalle mura di Viterbo attraversiamo questa strada veramente molto suggestiva, con queste mura di tufo di quasi 10 metri. È un pezzetto corto, vedo già alla fine, però è una piacevole sorpresa per cominciare bene la mattinata. E invece no, non è breve questo tratto, ci sono pezzetti qua e là vari, questo è ancora più bello e alto del precedente e questo dura un po'. Veramente molto interessante questo pezzo di percorso. Sapevamo che ci sarebbe stato in una di queste ultime tappe verso Roma, però non ricordavamo dove fosse, quindi era proprio qui all'uscita di Viterbo. Qui la parte in alto è più stretta della sede stradale e c'è veramente tanto buio. Qui sicuramente ad agosto ci si sta da Dio. Oggi vorremmo parlarvi di un aspetto molto importante, e cioè come ci organizziamo per il cibo durante questo cammino. Ovviamente durante un'esperienza del genere si consumano tantissime calorie, si brucia molto, quindi essere organizzati in qualche modo con il cibo è vitale, insomma, se no non si va avanti. Vi portiamo la nostra esperienza. Allora, intanto prima di partire, vedere un po' quanto sono lunghe le tappe, dove partono, dove arrivano, per avere un po' un'idea di come fare con spesa, negozietti locali, supermercati, quando e dove fare pranzo. La cena è più semplice perché di solito ci si trova sempre in dei paesi, quindi si può tranquillamente andare in un ristorante, oppure se volete mangiare qualcosa in ostello, quindi comprare qualcosa e mangiarlo in ostello. In periodi non di Covid tanti ostelli hanno magari anche la cucina a disposizione, comunque tavolo, sedie, quindi ecco, ci sono gli spazi. Noi consigliamo sempre di fare comunque una bella colazione la mattina, almeno noi siamo abituati così, e poi avere qualcosa durante la giornata per fare degli spuntini come frutta secca o altro, quello che preferite. Sì, è importante studiare ogni tappa giorno per giorno per appunto capire se comprare qualcosa il giorno precedente, quindi non naturalmente tutto insieme. Poi noi abbiamo preferito, visto anche comunque il periodo particolare, prenotare i ristoranti quando abbiamo deciso, ecco, di andarci, in modo da essere sicuri di avere ci sia posto. Quando poi le tappe non sono lunghe, come oggi per esempio, ci fermiamo in un ristorante, insomma, a pranzo a fine tappa, così abbiamo bene in mente l'obiettivo a cui arrivare. Sì, dobbiamo arrivarci entro quell'ora, quindi camminare perché il pranzo ci aspetta. E mentre in tappe invece più lunghe ci organizziamo prima, quindi magari la sera prima compriamo un po' di cibo, teniamo nello zaino, e durante il giorno, quando vogliamo, ci fermiamo durante la tappa
e ci riforniamo. Esatto. Poi è importante ricordare di portarsi l'acqua, perché ci sono delle tappe praticamente senza fontanine, quindi 1 litro d'acqua è il minimo, anche per magari per le tappe più corte forse anche un pochino meno. Sì, se si fa in un periodo non troppo caldo, sì, noi di solito 1 litro ci avanza sempre, però a volte magari ci siamo andati vicini per tappe più lunghe. Ovviamente quando è più caldo magari anche 2 litri, quello vedete voi anche durante i vostri allenamenti prima di partire quanto bevete, quanta acqua vi serve. Comunque bevete, non aspettate di sentire che avete sete, perché vuol dire che siete già disidratati, e poi sentirete anche un peggioramento, ecco, delle condizioni fisiche, dell'energia se non bevete. E nei periodi più caldi potete, se credete opportuno, portarvi anche degli integratori di sali minerali e vitamine, perché magari nonostante magari mangiando la frutta durante il giorno, ma potreste magari avere qualche carenza, e anche questo potrebbe poi peggiorare la vostra forma fisica in generale. Bisogna ricordarsi che non si cammina un giorno solo, ma si cammina vari giorni di seguito, quindi dopo un po' magari si potrebbe un po' accusare qualche carenza di sostanze nutritive importanti. Comunque cerchiamo noi di mangiare abbastanza frutta fresca e appunto frutta secca, Come spuntini durante la giornata, sì, un po' a colazione. E negli ostelli considerate che quasi sempre la colazione non c'è, l'abbiamo trovata almeno in questo periodo. Poi, sì, almeno in questo periodo, poi ma ci comunque sta che in un periodo normale secondo me c'erano qualcuno in più, sì, forse sì, sì. Veniva offerta un po' di più la colazione. Sì. Però comunque, considerando che i prezzi sono comunque molto bassi negli ostelli in generale, ecco, non aspettatevela. Poi appunto se prenotate un pochino prima e leggete che c'è, allora considerate che c'è, allora magari per quel giorno non la comprate. Però ecco, sempre bene appunto vedere bene magari il giorno prima la tappa del giorno dopo, dove fare i vari pasti, se ci sono, se non ci sono, e come organizzarsi di conseguenza. Qui dove andiamo? Dritto, sì, ok. Dritto, non la Qui qua c'è una ditta. Sì. Sì, perché non sarebbe tanto carino essere nel mezzo al bosco e avere fame. Sì, sentirsi deboli o comunque aver finito l'acqua. Sì, sì. È importante. Questo più o meno è quello che ci sentiamo di consigliarvi se vi preparate per fare un cammino. Poi magari per altri cammini magari è diverso. Ho sentito che per il cammino di Santiago il cammino di Santiago magari ci sono molti più punti di ristoro lungo le tappe, perché è un cammino che esiste, è frequentato da molti più anni, quindi c'è più organizzazione. Però in Francigena, diciamo, anche se ci fosse, potrebbero esserci un po' più ristori, però comunque tante tappe magari sono nel mezzo al niente, nel mezzo ai campi, ai boschi, quindi comunque difficilmente si troverebbe qualcosa. Se poi avete dei commenti, dei consigli da dare su questo argomento, scriveteli sotto al video. Saremo lieti di magari darvi anche noi ulteriori dettagli in più riguardo quello che stiamo facendo. Poi insomma manca ancora qualche altra tappa, quindi vedremo anche qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo passato fino ad ora riguardo l'argomento cibo, però ormai credo che ci siamo. E poi un'ultima cosa che ci siamo scordati di dire è che in molti ristoranti che sono proprio lungo la via c'è il menù fisso, viene offerto il menù fisso per i pellegrini, tanto lo trovate scritto bene, insomma, fuori dal ristorante, quindi di solito è sui 15 euro. Sì, circa, sì, forse anche qualcosa meno. Ovviamente bisogna presentare le credenziali per dimostrare che siamo dei pellegrini, come anche questo negli ostelli, nelle varie strutture ricettive. Anche questo si può prenotare in anticipo oppure andare direttamente
durante la tappa, quello come vi sentite meglio voi. Poi vedete anche da quanto se è alta stagione oppure no, quindi quanti pellegrini ci sono in giro, quello ovviamente fa la differenza per trovare posto al ristorante. Dopo aver attraversato quel fantastico luogo dove la strada era fra quegli alti muri di tufo, adesso la tappa procede. Siamo in territorio pianeggiante, una strada sterrata molto tranquilla, se non fosse che siamo accanto ad una strada di grande comunicazione, quindi oggi c'è un po' di rumore, non è una tappa per ora molto silenziosa. Poi però credo che poi quando ci avviciniamo a Vetralla cambierà la situazione. Il percorso procede tranquillo verso la nostra meta di oggi, senza particolari cose di rilievo. Comunque siamo in un posto abbastanza pacifico, abbiamo fatto un po' di zona collinare, tra l'altro siamo passati anche nel mezzo a tantissimi fiori, però stiamo un po' soffrendo oggi. Vuoi cominciare te, Ambra, con la tua ragione? Io ho sonno perché ieri abbiamo fatto le ore piccole, siamo andati a letto tipo alle 11:20, che per noi no, anche più tardi, anche secondo più tardi? me. Sì, mi sa anche più tardi. Alle 11:30 forse 11:40, ok. Insomma, noi di solito alle 10:30 eravamo a letto. Sì. E stamani sveglia alle 5:30 perché se no abbiamo paura di arrivare tardi a pranzo. E quindi sì, sto combattendo un po' con il sonno. Mi sono fatta un tè, un caffè, lo zenzero candito, la liquirizia, la cioccolata fondente al 99%. Ora ho una ricola, chewing gum per rimanere sveglia. Per poco mi do i pizzi tipo. Ma droga ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. La droga è tutta questa che abbiamo. Sì. Ah, e poi ho anche una barretta al sesamo. Se non ci fosse stato il cancello, quel cane ci avrebbe sicuramente Sbranato. Cioè saremmo stati il suo pranzo oggi. Io invece oggi sto soffrendo un po' perché da quando siamo entrati in queste campagne mi è presa un po' di allergia. Ho finito un pacchetto di fazzoletti solo stamani. Comunque ora forse va un pochino meglio, però ecco, ancora in questi giorni non mi era mai presa per niente. Forse oggi c'era qualche fiore, o un po' anche forse c'era tanta erba tagliata, che quella forse mi ha dato fastidio. Comunque ora forse va un pochino meglio. Cavolo, questa salita non ci voleva, girata la curva e ci siamo trovati davanti questo muro. Vai avanti te, vai Ambra, vai. Grazie, che cavaliere. Non si fa così male. Ok, arrivo. Sapete poi un'altra particolarità di questo cammino che abbiamo tappa dopo tappa cominciato a notare, lo notiamo noi in particolare perché abbiamo entrambi studiato lingue durante la nostra formazione. Da quando siamo partiti, giorno dopo giorno si sente piano piano come cambia l'accento delle persone che vivono nei posti che attraversiamo. All'inizio era molto simile al nostro e poi piano piano si sente la parlata cambiare. È una cosa comunque particolare, perché se si fosse andati con la macchina a Roma saremmo arrivati a Roma e si sente parlare romano e finisce lì. Sì, qui noti le varie sfumature. Già nel sud della Toscana comunque parlano in modo diverso rispetto a noi, poi nella Tuscia, nell'Alto Lazio parlano in modo diverso naturalmente dai romani, che speriamo di sentire presto, insomma. Sì, tra qualche giorno dovremmo sentire una bella parlata romana. Abbiamo fatto una breve pausa in questo luogo suggestivo. Si chiama Fossato Callo, siamo quasi a Vetralla. È un insieme di varie vasche collegate e dovrebbe esserci una sorgente, perché c'è un'acqua molto fresca e pulita che piano piano va da una vasca all'altra e poi continua anche in una parte del sentiero che abbiamo fatto per arrivare fino a qui.
Diciamo che se fosse stato luglio-agosto i piedi nell'acqua ce li avremmo messi molto volentieri. Sì. Dai, si riparte, vieni. Vai. Siamo arrivati a Vetralla, abbiamo fatto già pranzo e la tappa di oggi non è stata particolarmente difficile, è stata sui 17 km, non c'erano dislivelli tremendi, salite o discese No, un pochino ripide, leggere. quindi è stata rilassante, il paesaggio era carino, con un sacco di fiori, papaveri, ginestre, molto colorato. E, Sì, ora- poi abbiamo attraversato quella dove c'era quella fonte, era carino. Il centro storico non è particolarmente interessante, credo che domani a Sutri sarà più bello per Sì. quello che abbiamo sentito. Comunque ci siamo fatti due passi, adesso siamo nella piazza centrale, dietro il municipio, davanti c'è la chiesa e ora poi saliamo e cerchiamo l'affittacamere, così ci rilassiamo e ci prepariamo un po' per la serata. Vedremo un po' cosa facciamo in serata, ancora non abbiamo deciso. Oggi siamo in una casa molto grande con un bagno molto rosa e poi anche una bella camera. C'è questo ingresso molto lungo per i nostri canoni e qua c'è la nostra camera da letto. Credo che staremo proprio bene stasera. Siamo a cena, cosa mangiamo stasera, Ambra? La pinza La pinza, che cos'è? è come la pizza, però è pinzata, quindi è allungata, ha una forma ovale e poi ha anche la farina di riso e di soia e è anche fatta con lievito madre, quindi è molto più digeribile rispetto alla pizza normale. È questa qui. Ci è arrivata per fortuna. Ed è tipica romana, giusto? Sì, laziale. Laziale. Bene. Abbiamo fatto una bella cena, ci siamo rifocillati e poi abbiamo passeggiato per il centro di Vetralla. Come abbiamo notato per altri paesi, purtroppo non è tenuto molto bene e valorizzato come dovrebbe, perché comunque le potenzialità ce l'ha, però comunque è stato carino visitarlo. Sì, è stata una piacevole passeggiata da un lato all'altro. Sì, potrebbe essere davvero un borgo molto carino, però purtroppo era quasi tutto comunque chiuso, semi abbandonato, è davvero un peccato vedere questi borghi così carini che a differenza, noi siamo abituati in Toscana che un borgo così sarebbe veramente molto ben tenuto, sfruttato turisticamente e ci dispiace molto perché siamo abituati a vedere altro in questi paesi. Comunque è sempre un piacere comunque vederli, ci piacciono anche così semi abbandonati, hanno comunque un certo fascino. Stasera dovevamo vedere la superluna, però non l'abbiamo vista. L'abbiamo cercata un po'. L'abbiamo però... guardata un po' in qua e là, ma probabilmente era nascosta da qualche pazzo in quella direzione. Vabbè, andremo a letto felici lo stesso di aver passato un'altra bella giornata lungo questo cammino davvero sempre pieno di sorprese e davvero stimolante. E speriamo di avervi fatto trascorrere qualche piacevole minuto e vi ringraziamo per averci seguito fino adesso. Ormai la nostra avventura sta piano piano volgendo al termine, adesso mancano 4 giorni di cammino per arrivare a Roma e fino ad oggi sono stati gli ultimi 3 giorni tappe abbastanza semplici, non tanto lunghe, quindi da domani si inizia a Carambra con le tappe un po' più lunghe. E domani andiamo a Sutri. Pensiamo anche domani sia una bella giornata, una bella escursione. Speriamo di arrivare non troppo tardi per fare un giretto nel pomeriggio quando c'è ancora luce. Quindi che facciamo? Andiamo a letto? Sì, andiamo a letto. Domani c'è da camminare. Sì, c'è da camminare.
Sì, come se negli ultimi 9 giorni non avessimo fatto altro. Oggi sembrava una oggi è passeggiata, stata a pranzo semplice, sì, eravamo sì. già qui, anche ieri a pranzo eravamo già Sì. a Viterbo, quindi Ah, insomma, comunque ecco, volevo dire che la pizza era veramente buona e magari nei prossimi giorni cerchiamo di trovare sì, qualche altra ho già pizzeria. prenotato un'altra pizzeria. Bene. Subito. Prima abbiamo mangiato stasera, poi abbiamo detto prima mangiamola, assaggiamola, se ci piace Ci è piaciuta? la rimangeremo. Sì, Sì. ci è piaciuta, quindi consigliamo. Dai, andiamo a letto. Sì. Buonanotte. Grazie. A presto al Ciao. prossimo video. Ciao ciao.